Un posto bellissimo, famoso in tutto il mondo per la sua natura, ma che sotto nasconde un segreto molto pericoloso. Parliamo del parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. Cosa succederebbe davvero se questo vulcano si svegliasse all'improvviso? Il Parco Nazionale di Yellowstone è un capolavoro della natura. Oltre 2200 km² di foreste incontaminate, cascate spettacolari e fauna selvaggia. Ogni anno milioni di turisti passeggiano tra i suoi sentieri per ammirare i famosi geyser che spruzzano acqua bollente verso il cielo e le sorgenti termali dai colori quasi irreali. Ma c'è un motivo se l'acqua qui bolle. C'è un motivo se la terra fuma. Sotto i piedi di questi turisti, a pochi chilometri di profondità, si nasconde una delle forze più distruttive del nostro pianeta. Non un semplice vulcano, ma un supervulcano. Un mostro geologico che, se dovesse risvegliarsi, cambierebbe per sempre il volto del Nord America e l'intero corso della storia umana. Ma per capire cosa accadrebbe in caso di eruzione, dobbiamo prima capire con cosa stiamo avendo a che fare. Benvenuti su Eclesso! In questo video analizzeremo passo dopo passo, basandoci sui dati scientifici, cosa accadrebbe se Yellowstone dovesse erutare domani. Mettetevi comodi e iniziamo! Quando pensiamo a un vulcano, di solito immaginiamo una grande montagna a forma di cono, come il Vesuvio o l'Etna, con un cratere sulla cima. Yellowstone non è così. Se andate a Yellowstone non vedrete nessuna montagna vulcanica. Questo perché il vulcano è l'intero parco. Yellowstone è un'enorme caldera. Una caldera si forma quando un vulcano è talmente grande e la sua eruzione è talmente violenta che la camera magmatica sottostante si svuota rapidamente. Senza più il magma a sostenerlo, il terreno sopra di essa semplicemente crolla su se stesso, formando un immenso cratere largo decine di chilometri. La camera magmatica sotto Yellowstone è colossale. Parliamo di un serbatoio di roccia fusa lungo circa 80 km e largo 20. È una vera e propria piscina di magma grande quanto un'intera metropoli, costantemente alimentata dal calore profondo della Terra. Sappiamo che questo sistema è attivo perché ha già eruttato. Negli ultimi 2 milioni di anni, Yellowstone ha prodotto 3 supereruzioni. La prima, 2 milioni e 100.000 anni fa. La seconda 1.300.000 anni fa e l'ultima, la più recente, circa 640.000 anni fa. Per farvi capire la scala di questi eventi, l'eruzione del Monte Sant'Elena del 1980, che devastò chilometri di foresta negli Stati Uniti, produsse circa 1 chilometro cubo di cenere. L'ultima supereruzione di Yellowstone ne ha prodotti 1000 volte la forza distruttiva di un vulcano normale. Ma come ci accorgeremmo che il mostro si sta svegliando? Non accadrebbe da un momento all'altro, la Terra ci avvertirebbe. Entriamo nelle settimane o i mesi prima dell'eruzione. Il primo segnale sarebbe invisibile in superficie, ma assordante per i sismografi. L'osservatorio vulcanologico di Yellowstone registrerebbe uno sciame sismico anomalo. Non i soliti piccoli tremori quotidiani, ma migliaia di terremoti sempre più forti, causati dal magma che si fa strada verso la crosta terrestre, frantumando la roccia. Il secondo segnale sarebbe la deformazione del suolo. Grazie ai satelliti GPS, gli scienziati noterebbero che interi chilometri quadrati del parco si stanno sollevando, non di pochi millimetri, ma di metri interi. È la pressione dei gas vulcanici che spinge dal basso, come un palloncino che viene gonfiato sotto un tappeto.
I famosi geyser del parco inizierebbero a impazzire. L'acqua delle sorgenti termali diventerebbe torbida e raggiungerebbe temperature ben oltre il punto di ebollizione. Alcuni laghi potrebbero letteralmente prosciugarsi a causa dell'evaporazione improvvisa, mentre l'aria si riempirebbe di gas tossici e di un forte odore di zolfo. A questo punto, l'allarme sarebbe globale. Le autorità americane dichiarerebbero lo stato di emergenza massima, si tenterebbe un'evacuazione degli stati vicini, Wyoming, Montana, Idaho. Ma evacuare milioni di persone in pochi giorni, nel caos più totale, sarebbe un'impresa logisticamente impossibile. Le autostrade si bloccherebbero, il panico prenderebbe il sopravvento e poi arriverebbe il momento critico. È allora che l'eruzione comincia. La pressione del gas all'interno della camera magmatica supera la resistenza della roccia sovrastante. Il terreno si lacera in immense spaccature. Il suono dell'esplosione è inimmaginabile. Un boato sordo e letale che viaggia attraverso l'aria e il terreno, avvertibile fino alla costa occidentale degli Stati Uniti. In quell'istante non c'è più lava lenta che scorre. Una super eruzione è un'esplosione istantanea di energia. Milioni di tonnellate di roccia polverizzata, gas incandescenti e magma vengono sparati verso il cielo a velocità supersoniche, creando una colonna di cenere che perfora l'atmosfera, raggiungendo i 40 o forse 50 chilometri di altezza, entrando direttamente nella stratosfera. Ma il pericolo maggiore per chi si trova nei paraggi non è in cielo, è a terra. Mentre la colonna eruttiva collassa su se stessa sotto il suo stesso peso, genera i flussi piroclastici. Si tratta di nubi ardenti, composte da cenere e gas tossici a oltre 800 gradi centigradi, che scendono dai fianchi della caldera a velocità superiori ai 300 km/h. Qualsiasi cosa si trovi in un raggio di 100 km da Yellowstone viene cancellata istantaneamente. Foreste, strade, edifici, animali, non c'è scampo. Il parco e le aree limitrofe smettono virtualmente di esistere nel giro di pochi minuti. Tuttavia, un'eruzione del genere non è un evento locale, è un evento continentale. La colossale nube di cenere spinta nella stratosfera inizia a viaggiare, trasportata dai venti ad alta quota, oscurando il sole su buona parte del Nord America. A distanza di ore, la cenere vulcanica inizia a cadere come neve grigia e tossica su mezza nazione. Ma non è neve, e non è nemmeno come la cenere di un camino. La cenere vulcanica è composta da frammenti microscopici di roccia frantumata e vetro. È estremamente pesante, corrosiva e conduttiva. Città come Denver, Salt Lake City o Boise si ritroverebbero coperte da decine di centimetri di questa polvere densa. I tetti delle case, non progettati per sopportare un peso simile, inizierebbero a crollare. Respirare all'aperto senza protezioni diventerebbe letale, poiché i microscopici frammenti di vetro si solidificherebbero nei polmoni a contatto con l'umidità. I sistemi moderni cederebbero uno a uno. I motori degli aerei verrebbero ostruiti, bloccando ogni volo commerciale e di emergenza. La cenere, essendo conduttiva, causerebbe cortocircuiti catastrofici nelle reti elettriche, lasciando milioni di persone al buio. I sistemi di purificazione dell'acqua verrebbero intasati. Il granaio dell'America, le sterminate coltivazioni del Midwest, verrebbe sepolto e distrutto in poche ore. Gli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, si fermerebbero del tutto.
Eppure, l'incubo di Yellowstone non si ferma ai confini americani. I venti stratosferici continuano a spingere l'anidride solforosa e la cenere in tutto il globo terrestre. Nel giro di poche settimane, un velo opaco avvolgerebbe l'intero pianeta. Questo velo di gas ha la capacità di riflettere la luce solare prima che tocchi terra. È l'inizio del cosiddetto inverno vulcanico. Le temperature medie globali scenderebbero drasticamente, in alcune regioni anche di 5 o 10 gradi, e il freddo estremo durerebbe per anni. Si verificherebbero gelate in piena estate. Le stagioni delle piogge in Asia e Africa verrebbero stravolte. Senza sole a sufficienza e con temperature gelide, l'agricoltura globale subirebbe un colpo mortale. I raccolti in Europa, Asia e Sud America fallirebbero anno dopo anno. La conseguenza diretta non sarebbe il fuoco o la lava, ma la fame. La scarsità di cibo scatenerebbe crisi geopolitiche, conflitti per le risorse idriche e agricole e un impatto devastante sulla popolazione mondiale. L'intero equilibrio del nostro pianeta verrebbe stravolto per decenni. Questo è lo scenario. Un evento capace di mettere in ginocchio la nostra civiltà, ma la domanda fondamentale è: dobbiamo davvero preoccuparci? Yellowstone si sta per svegliare? La scienza, fortunatamente, ha una risposta molto chiara, ed è no. L'osservatorio vulcanologico di Yellowstone monitora il parco 24 ore su 24. Nonostante ci siano terremoti frequenti e il suolo si muova regolarmente, questi sono considerati comportamenti assolutamente normali per un sistema idrotermale attivo. Gli studi geologici più recenti suggeriscono che la camera magmatica sotto Yellowstone è attualmente composta in gran parte da roccia solida, con solo una piccola percentuale di magma liquido. Non c'è abbastanza pressione né abbastanza materiale fuso per innescare una super eruzione imminente. Secondo l'Agenzia Geologica Americana, la probabilità che Yellowstone erutti nel corso di questo secolo è di 1 su 730.000, praticamente vicina allo zero. Anzi, alcuni scienziati ipotizzano che il supervulcano stia lentamente esaurendo il suo ciclo vitale. Non accadrà domani. E molto probabilmente non accadrà per migliaia di anni. Abbiamo visto uno scenario estremo. Per fortuna, i dati scientifici ci dicono che per ora e per molto tempo ancora possiamo stare tranquilli. Se questo video vi è stato utile, iscrivetevi a Eclesso.